Possiamo dire che tra quello che vediamo dietro, cioè la piazza San Marco che conosciamo adesso, a quello che vedo qui davanti, passano probabilmente almeno 1000 anni. Ma quello che vediamo qui sotto è qualcosa di cui non avevamo notizia, qualcosa di molto possente che probabilmente è una torre o qualcosa del genere in piazza San Marco in un'epoca molto antica. Ecco, proprio questo, chiamiamola per ora, torre, è un grande dato che arriva dagli scavi di piazza San Marco, non se ne sapeva nulla prima. Abbiamo la fortuna che nel 2018 qua vennero fatti dei carotaggi, erano carotaggi fatti da un punto di vista geologico e ingegneristico, però grazie a questi carotaggi sappiamo che questa struttura che noi vediamo ha una fondazione di 1,70 m, sotto la quale troviamo anche i pali di legno. Quindi ovviamente una fondazione di 1,70 m vuol dire che il peso che reggeva questa struttura era notevole, non poteva essere sicuramente una casa di un piano, ma appunto qualcosa di molto molto alto. Ovviamente per la forma quadrangolare, non tanto grande ovviamente, però per la forma quadrangolare, il punto in cui ci troviamo così affacciato comunque sul bacino, e col fatto che comunque le fonti ci raccontano di un qualcosa di precedente a Palazzo Ducale, che ovviamente ha una conformazione rinascimentale, e che ci raccontano di un palazzo fortificato, di un castrum, comunque qualcosa di difensivo, la prima interpretazione che ci è venuta subito, insomma, da poter fare è una torretta, un qualcosa che servisse per l'avvistamento, un qualcosa che servisse per chi arrivava appunto dal mare, dalla laguna e dal bacino. Partendo da la struttura più antica che abbiamo individuato in quest'area, che è anche la struttura più importante, abbiamo questo grossissimo basamento in laterizi. Ora abbiamo purtroppo l'acqua perché è un momento di alta marea, ma è una struttura molto possente che grazie a un carottaggio sappiamo andare in profondità per circa 1,70 m e sappiamo avere un basamento ligneo sotto. Questo ci indica che è una struttura che deve portare del peso, piuttosto antica, e questo lo capiamo dalla stratigrafia. Abbiamo un suo taglio di fondazione in quest'area che è coperto da una delle pavimentazioni rosse che avevamo già trovato l'anno scorso al centro della piazzetta e che avevamo anche fatto un video in quell'area. Questo è un dato molto importante perché queste pavimentazioni che avevamo per la prima volta scoperto con quegli scavi sono delle pavimentazioni precedenti alla pavimentazione posata dal doge di Ziani, secondo la tradizione, pavimentazione che è stata posata alla fine del XII secolo. Sono le altinelle che stiamo inquadrando. Esattamente, le altinelle alla fine del XII secolo. Quindi queste pavimentazioni rosse che noi troviamo sotto le altinelle sono precedenti, di quanto purtroppo non abbiamo alcun dato per poterlo dire. Chiaro che ora dovremmo fare gli opportuni studi. Ovviamente vediamo anche che ci sono due differenti fasi, entrambe con laterizio. Laterizio tra l'altro di nuova produzione, quindi vuol dire comunque che chi ha fatto questa struttura, e siamo comunque in una datazione prima del 200 perché i rapporti stratigrafici ci raccontano qualcosa di molto antico. Quindi siamo prima del 200, nuovi mattoni, chi ha costruito questa struttura era qualcuno che ovviamente se lo poteva permettere, perché utilizzare nuovi mattoni voleva dire un impegno economico di un certo tipo, e quindi anche questo rafforza anche l'interpretazione di un qualcosa che servisse al governo dell'epoca, qualcosa appunto di avvistamento, qualcosa di difensivo per questa struttura precedente a Palazzo Ducale di cui al momento non si sapeva nulla se non a livello archivistico. Ovviamente piazza San Marco può sembrare uno scavo comodo, no? Perché sei nel salotto del mondo, e invece ci sono molte difficoltà logistiche per un archeologo. Ci sono molte difficoltà, sì, perché innanzitutto il classico problema è l'acqua. Bisogna molto non mancare, seguire le maree, lavorare pressoché costantemente con le pompe attaccate, e bisogna anche avere la fortuna di avere una marea che ci permetta di scaricare l'acqua all'interno dei vari tombini, perché se la marea è troppo alta e i tombini non ricevono l'acqua, non la si può buttare da nessuna parte. Per potersi abbassare si deve creare una fossa più profonda della quota di scavo, in maniera tale da poterci inserire la pompa e lavorare progressivamente all'asciutto, quindi man mano che ci si abbassa si deve mantenere la pompa sempre ad una quota più bassa rispetto al piano a cui si sta lavorando. In questo caso qui, avendo anche delle strutture, avendo scavato da un lato e dall'altro delle strutture,
è necessario fare più di un buco per la pompa, altrimenti le strutture fanno da diga, quindi l'acqua non la si riesce a togliere da tutte le parti, insomma. Tra torre difensiva o torre campanaria, dal punto di vista di fondazioni, non è che ci sia tanta differenza. Siamo sì sicuramente più lontani rispetto a San Marco, però noi è anche vero che non sappiamo tanto di quello che c'era prima della Basilica di San Marco, prima dell'arrivo delle reliquie di San Marco nel tardo alto medioevo. Quindi questa Sant'Odaro, questa precedente San Marco, pensiamo, e anche giustamente, insomma, che possa essere in realtà sotto la basilica attuale, però della quale appunto dal punto di vista di cultura materiale, cioè di dato archeologico, non abbiamo nessun tipo di dato. Siamo sicuramente però, qua appunto dicevo, siamo prima del 200, non sappiamo quanto prima del 200, il mattone comunque che noi vediamo è un mattone tardo, è un mattone che difficilmente si può collocare nell'Alto Medioevo. Tant'è che appunto nei saggi precedenti abbiamo trovato i resti della San Geminiano, che pure era una chiesa molto importante, che stava più o meno al centro dell'attuale piazza. Era una chiesa però fatta con materiale di recupero, quindi perché fare una chiesa così importante con materiale recuperato e un altro campanile fatto con laterizio nuovo? Avrebbe effettivamente poco senso, quindi poi ci siamo spostati su una più probabile interpretazione di torretta difensiva. L'attuale facciata di Palazzo Ducale è anche il frutto di un meraviglioso restauro fatto alla fine dell'Ottocento dall'ingegner Forcellini, che fece un'opera di ristrutturazione completa di tutto il palazzo, e un'opera ingegneristica fantastica. A mio avviso ci sono molti particolari da vedere, da studiare, da apprezzare. All'interno del nostro scavo troviamo delle strutture che possiamo mettere in relazione a quest'opera dell'ingegnere Forcellini, in particolare il rinforzo del basamento di fondazione del colonnato, che è questa struttura qua, e anche questo intervento che è stato spogliato, ma è un muro che corre lungo tutta la facciata del palazzo e che era probabilmente utilizzato per poggiare l'impalcatura. Abbiamo diversi disegni del progetto del Forcellini che ci mostrano un'impalcatura lignea che gira intorno a tutto il palazzo e che i cui pali poggiavano appunto su questa sottofondazione probabilmente. Oltre a questo, l'ingegner Forcellini fa moltissime altre cose. In altri saggi che abbiamo fatto ai due angoli del palazzo, in particolare abbiamo scavato verso l'angolo nord-ovest, quindi in quell'angolo là abbiamo trovato un grosso basamento legato alla fondazione appunto del Forcellini, che serviva proprio a dare statica ai due angoli. In questo intervento, oltre a questo intervento di statica e con le strutture sottoterra, l'ingegnere fece anche numerosi tiranti che si vedono sia ai due angoli del piano terreno sia lungo la loggia al primo piano. Questo cantiere nasce per il restauro dei Masegni e di conseguenza noi subentriamo alla ditta che sta restaurando i Masegni nel momento in cui loro hanno aperto l'area, documentato le fasi che vengono individuate nei primi 30 centimetri. Dopodiché subentriamo noi, ovviamente però bisogna rispettare delle tempistiche, quindi noi abbiamo mediamente una settimana su ogni lotto, quindi bisogna, oltre ad essere complicato, bisogna anche essere abbastanza rapidi nel fare tutto, nel documentare tutto e decidere anche dove vale la pena e dove no, approfondire e andare a verificare, insomma cercare di capire già quasi dalla superficie dove potrebbero essere le cose più interessanti da andare ad indagare.